L'inizio del mio rapporto con la fotografia è stato di ricerca empirica, nel senso che la formazione è avvenuta in proprio, non esistevano allora le scuole di fotografia, non esistevano corsi di fotografia, l'approccio era molto individuale e risentiva delle possibilità e delle capacità di sviluppare percorsi personali o delle possibilità anche tecniche di spazi, di attrezzature che potevano essere disponibili nel proprio ambito. Per esempio, nel percorso che ho fatto ho cercato di avere un rapporto diretto con alcuni ambiti particolari, per esempio la città di Palermo, che ho fotografato negli anni 90 e con un punto di vista abbastanza strano, se vogliamo, perché ho fotografato il centro storico, l'ho fotografato con il banco ottico e quindi con una macchina di grande formato, non ero alla ricerca della foto istantanea, quindi dell'attimo fuggente, ero invece alla ricerca di un modo di raccontare Palermo che nella riproduzione che io ho fatto delle pietre di Palermo e quindi dei palazzi storici, del degrado di Palermo, in qualche modo desse la mia visione di questa città in quell'epoca. Ho anche fotografato metropoli attuali come San Paolo del Brasile, per esempio, dove ho cercato di mettere in evidenza l'enorme speculazione che c'è stata negli anni su quella città, le nuove costruzioni, i grattacieli dalle forme improbabili, cioè in quel lavoro vi è una contrapposizione tra il paesaggio urbano, l'architettura di quella città che svetta verso il cielo, mentre gli abitanti della città camminano velocemente e attraversano la metropoli guardando per terra. Nel 98 mi sono imbattuto nella cittadina di Poggioreale Antica, bloccata dal terremoto del 68, abbandonata dai propri abitanti per andare a costruire a 4 chilometri a valle un nuovo centro abitato, e la loro storia io l'ho raccontata attraverso gli oggetti che ho ritrovato nelle case di Poggioreale, oggetti abbandonati che non avevano naturalmente più nessuna funzione vitale. Li ho fotografati come se fossero ritornati a vivere, cioè come se fossero oggetti che bisognava in qualche modo reclamizzare. Nell'anno successivo ho fatto invece una ricerca utilizzando una tecnica particolare attraverso le Polaroid di grande formato 20x25, ho fotografato oggetti e situazioni all'interno del paese, e queste Polaroid sono poi state spellicolate, cioè staccate dal supporto cartaceo della pellicola, e utilizzando la gelatina l'immagine fotografica è stata trasferita su altri oggetti. Concettualmente l'idea era quella di far raccontare agli oggetti stessi quello che avevano visto nella loro vita. Il rapporto del fotografo con la fotografia naturalmente non può prescindere dalle relazioni con quello che succede nel mondo fotografico e in particolare quello che fanno gli altri fotografi. Questo è un rapporto ed è un aspetto che mi interessa in maniera particolare, tant'è che negli ultimi anni ho cercato di promuovere e ho promosso anzi una galleria fotografica a Palermo all'interno del mio studio, che è la Galleria X3, che ormai è diventato un punto di riferimento nell'ambito siciliano e nell'ambito naturalmente palermitano, e che raccoglie la partecipazione, gli interventi di diversi giovani fotografi. L'obiettivo è quello di diffondere una fotografia di qualità, una fotografia che faccia riflettere, una fotografia intelligente che veda in maniera nuova
la società in cui viviamo, che racconti in maniera nuova le relazioni sociali, anche se viviamo in un momento in cui la fotografia in sé non ha più molti sbocchi economici. Non di meno la fotografia ha un ruolo importantissimo e l'attenzione del pubblico è sempre maggiore. E in quest'ottica l'attività della galleria ha trovato un fertilissimo terreno e un'attenzione notevoli.